Non erano le più forti, non erano le più esperte, ma erano le più affamate. A volte nel wrestling il cuore vale più dei muscoli, a volte la volontà vale più dell'esperienza, a volte il desiderio di dimostrare qualcosa non solo al mondo, ma soprattutto a se stessi, può portarti a superare ostacoli che sembravano invalicabili. Questo è esattamente il caso delle Sakurara. Aya Sakura e Sayaka Kurara, due wrestler giovani, ancora lontane dall'essere considerate top star, ancora etichettate da molti come prospetti, come future promesse e non ancora come certezze. Ma questa Goddess of Stardom Tag League 2025 ha ribaltato ogni valutazione, ha riscritto regole, ha ribaltato la logica, le gerarchie, le aspettative, e davanti a noi ora più che mai ci sono due ragazzi che hanno deciso di non voler aspettare più, due ragazze che non vogliono essere il futuro ma vogliono essere il presente, e la loro storia, la loro cavalcata, il loro viaggio dentro questo torneo non è solo un risultato sportivo, è un messaggio, è un tassello fondamentale di ciò che la Stardom sta diventando dopo mesi complicati, dopo una fase di transizione piena di incognite e incertezze, perché quando intorno a te tutto scricchiola, quando serve qualcosa di nuovo da cui ripartire, a volte la risposta è proprio lì, sotto i riflettori, tra le corde, nel sorriso, nella determinazione di due ragazze che lottano come se ogni match fosse quello della vita. Per capire fino in fondo la portata di ciò che è successo nella finale della Goddess of Stardom Tag League 2025, dobbiamo tornare indietro, dobbiamo ripercorrere la storia delle Sakurara in questa competizione, una storia nata un po' in sordina, senza grandi proclami. Nessuno, o quasi, le inseriva tra le coppie favorite, perché quando guardavi la line-up del torneo, vedevi nomi più affermati, più ingombranti, più storicamente legati alle zone alte della card. Ma Aya Sakura e Sayaka Kurara avevano un vantaggio sulle altre: non avevano niente da perdere, e quando non hai niente da perdere, puoi ottenere tutto. Il loro torneo è stato una crescita continua, una crescita nella chimica, nella fiducia reciproca, nella consapevolezza dei propri mezzi. Arrivare alle semifinali era già un risultato enorme, ma quando si dice che nel wrestling, come nella vita, devi cogliere l'attimo, le Sakurara l'hanno colto al volo, perché di fronte a loro nella prima semifinale del grande evento del 30 novembre c'erano Megan Bayne e Hanako, due wrestler che sulla carta sembravano indistruttibili. Il loro percorso all'interno della fase a girone è stato pressoché perfetto, finendo in testa con la bellezza di 11 punti, prima ancora che la campanella suonasse, quando i due team erano lì su quel ring a guardarsi negli occhi. Il risultato sembrava pressoché segnato. Eppure la voglia di rivalsa di Sakurara era troppo grande anche per delle gigantesse del ring come Megan Bayne e Hanako. Sayaka Kurara e Aya Sakura hanno stretto i denti per tutto il match, hanno subito il dominio di Megan Bayne e Hanako, ci hanno messo il cuore, il coraggio e quella voglia di non arrendersi mai che le era stata trasmessa da Tam Nakano. E infine questo mix di forza, bravura e volontà ferrea ha fatto sì che Aya Sakura approfittasse della prima vera e propria sbavatura di Hanako per incollarla al suolo con un repentino roll up che elevasse il conto di 3. Una vittoria che le aveva dunque consegnato la finale del torneo, che si sarebbe svolta nel main event della Kermesse. L'altra semifinale vedeva contrapposte le campionesse in carica Natsuko Tora e Ruaka vs Bozilla e Akira Kurogane, un match spigoloso per ambo i team, perché
anche per via del fatto che Godzilla è una vera e propria forza della natura, ma anche per via del fatto che BMI Nissan sa bene come girare a proprio favore le debolezze delle avversarie e colpire dove più fa male grazie anche a scorrettezze continue durante i match. Ed è proprio una scorrettezza ai danni di Godzilla che ha permesso a Natsuko Tora e Ruaka di guadagnare la finale della 15ª Goddess of Stardom Tag League. A questo punto la finale era chiara a tutti: le Goddess of Stardom Champions BMI Nissan contro le New Blood Tag Team Champions Sakurara. Due squadre molto diverse tra loro, e sì, perché Natsuko Tora e Ruaka rappresentano il lato più oscuro della Stardom. Hate, quella unit che nel 2025 ha infranto i sogni di molte avversarie, ha annichilito praticamente chiunque e ha dominato in lungo e in largo la federazione. Dall'altra parte invece l'esatto opposto: Aya Sakura e Sayaka Kurara sono la parte buona della Stardom, quell'insieme di colori tenui che scaldano il cuore, quei sorrisi, quella simpatia e quella dolcezza che solo ragazze come loro sanno trasmettere ai fan di tutto il mondo. Una sfida che sembrava già scritta in partenza. Sì, perché la brutalità di Hate è difficile da fermare, ma le Sakurara non avevano paura di niente. Erano arrivate al punto più alto della loro giovane carriera e non avevano intenzione di sprecare ciò che avevano costruito in questi anni di dura gavetta, e allora hanno dato tutto ancora una volta. Hanno stretto i denti di nuovo, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e hanno vinto. Sì, hanno vinto. Quando Sayaka Kurara ha colpito Natsuko Tora con la sua Tokimeki Spear, sono letteralmente saltato in piedi sul divano di casa, ma la leader di Hate è un osso duro e al conteggio di 2 è riuscita a alzare in tempo la spalla per interrompere il conteggio dell'arbitro. Era soltanto questione di tempo, però, sì, perché pochi minuti dopo Sayaka Kurara ha letteralmente fatto esplodere il palazzetto di gioia quando è riuscita a inchiodare Natsuko Tora al tappeto con un roll-up per il fatidico contro di 3. A quel punto il sogno era diventato realtà. Quelle 2 ragazze che si erano impegnate così tanto negli ultimi anni, quelle 2 ragazze che avevano versato sudore e lacrime, quelle 2 ragazze che erano state accolte da Tam Nakano in Cosmic Angels, erano lì al centro del ring in lacrime a festeggiare una conquista che sembrava impossibile. Non vi nascondo di essermi commosso come un bambino davanti alla loro vittoria, perché sì, sapete perfettamente che le mie favorite per la vittoria di questo torneo erano Natsupoi e Saori Anou, ma vedere queste 2 splendide ragazze ripagate dei loro sacrifici è stato un qualcosa che mi ha scaldato il cuore. Durante i loro festeggiamenti non sono riuscito a trattenere le lacrime, non sono riuscito a non emozionarmi. All'inizio del loro viaggio nessuno credeva in loro, ma Tam Nakano ci aveva sempre visto del talento, aveva sempre visto in loro qualcosa di speciale, un qualcosa che, un qualcosa che non si può raccontare a parole. Tam aveva sempre creduto in loro sin dall'inizio, aveva ragione. Perché oggi siamo qua a celebrare ciò in cui Tam ha sempre creduto, ciò in cui lei aveva investito. Siamo qua a celebrare il presente e il futuro della Stardom. Siamo qua a celebrare la nascita di una coppia che potrà per davvero riscrivere la storia della Stardom. Sì, perché in un wrestling dominato per una vita da nomi pesanti, da campionesse affermate, da leader di unità storiche, la Stardom oggi si ritrova con un futuro che è già presente. E la cosa straordinaria è che questa vittoria non è solo la celebrazione di 2 talenti, è la celebrazione di un'intera filosofia, una filosofia nuova, una filosofia che vuole far convivere la tradizione con il cambiamento. Per mesi
Abbiamo parlato di Stardom in difficoltà, di roster ridotto, di partenze pesantissime, di ricostruzione. Bene, la ricostruzione qui è sul ring. È in quelle due giovani ragazze pronte a sacrificare tutto per dare nuova linfa ad una federazione che ancora oggi è il fiore all'occhiello del wrestling femminile mondiale. Ma questa Tag League non finisce qui, anzi inizia qui, perché le Sakurara ora hanno una shot ai Goddess of Stardom Titles garantita e ora tutto assume un peso ancora più interessante. Sì, perché dietro questa finale si nasconde anche il destino di Hate, unità che negli ultimi mesi ha dominato con arroganza, che ha cercato di in ogni modo di trasformare la Stardom in un loro territorio oscuro, e il fatto che le Sakurara abbiano eliminato le BMI Nissen in finale è un messaggio diretto al cuore di questo dominio. Il buio non regnerà per sempre. La luce, il colore, la giovinezza ribelle delle Sakurara è esattamente ciò che serve per bilanciare la situazione e costruire un conflitto di lungo termine che potrebbe trascinare la divisione tag nei prossimi mesi. Immaginate una rivalità continua, feroce, alimentata da vendette, interferenze, soprattutto dal desiderio di Hate di dimostrare che quella finale è stata solo un incidente. Una storyline che potrebbe dare spettacolo e costruire star. E qui arriviamo al punto più importante. Le Sakurara sono pronte ad essere star? La risposta, secondo me, è sì. E la Tag League lo ha dimostrato come meglio non si poteva. Sia Aya Sakura che Sayaka Kurara hanno mostrato segni di maturità, di presenza scenica, di crescita tecnica. Hanno dimostrato di poter reggere match importanti, di poter emozionare, di poter portare avanti una narrazione complessa. Hanno dimostrato che non serve essere già perfette per essere fondamentali per la compagnia. Serve crescere, serve sbagliare, serve imparare, e loro lo stanno facendo alla velocità della luce, perché nel wrestling non vinci solo quando ti alza la mano l'arbitro, vinci quando il pubblico inizia a credere in te. E il pubblico ora crede nelle Sakurara, crede nella loro amicizia, nella loro alchimia, nel loro potenziale. In un mondo dove il wrestling è spesso cinico, dove troppe volte la logica degli affari prevale sulla magia del ring, le Sakurara ci ricordano che i sogni possono ancora vincere. Questa Tag League ci ha anche mostrato un'altra grande verità. La divisione tag femminile della Stardom è viva, è ricca di talenti e ha bisogno di spot, di attenzione, di focus narrativo. Le Sakurara possono diventare le nuove portabandiera di questa divisione e possono farlo in una fase storica dove ogni simbolo positivo è necessario. Hanno tutto per diventare una coppia simbolo, come lo sono state in passato le Thunder Rock, come lo sono state le Momoaz, come lo sono state le Afrodite. La Stardom ha bisogno di un nuovo duo da idolatrare e non c'è mai stato momento migliore di questo per costruirlo, perché alla fine questa non è solo la storia di un torneo vinto, è una storia di evoluzione, una storia di due ragazze che si sono caricate sulle spalle una compagnia in cerca di ritrovare la propria identità, e lo hanno fatto con semplicità, con dedizione, con passione. Aya Sakura e Sayaka Kurara oggi sono eroine e il bello è che lo sono diventate senza tradire ciò che sono. Le Sakurara sono il simbolo perfetto di ciò che il pubblico ama nel Joshi Puroresu: spirito di sacrificio, determinazione, cuore e quella scintilla di follia che ti fa urlare davanti allo schermo. Certo, la strada non finisce qui, anzi il livello si alza, arriveranno match più duri, avversarie più spaventose, pressioni più alte, ma ora sappiamo che le Sakurara non hanno paura di niente. Sappiamo che il loro sogno è più forte delle avversità. Sappiamo che la fame è il loro motore, ed è un motore
che non si ferma. Così, mentre la Stardom guarda avanti, mentre i riflettori si spostano sulla prossima grande sfida, mentre i Goddess of Stardom Titles iniziano a brillare nei loro occhi come obiettivi non più impossibili ma quasi inevitabili, noi possiamo dire di essere stati testimoni di qualcosa di speciale, di un momento in cui i due ragazzi hanno preso per mano il destino e hanno detto: è il nostro turno. E ricordiamoci una cosa, nel wrestling le favole non esistono, esistono storie di sudore, di dolore, di lacrime e di vittorie strappate con i denti. Le Sakurara non sono un miracolo, sono il risultato del loro lavoro e oggi quel lavoro ha dato i suoi frutti più dolci. Oggi il futuro della Stardom ha due nomi, Aya Sakura e Sayaka Kurara. È una promessa incisa nel cuore di ogni fan, il meglio deve ancora arrivare. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Mettete like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella e ditemi, siete contenti del trionfo delle Sakurara? Lasciate il vostro pensiero nei commenti e, come direbbero Aya Sakura e Sayaka Kurara, Rise and Shine, Sakurara!